Asher Artura GT4, un volante che viene realizzato da Asher anche per la vettura reale. Ragazzi, in questo caso è proprio il volante che viene montato all'interno della vettura, anche se devo dire che per quanto riguarda la componentistica, il cambio, eccetera, eccetera, tutta la line-up McLaren utilizza le stesse componentistiche che vengono utilizzati nel reale, ma in questo caso parliamo proprio del volante utilizzato all'interno della vettura. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare del volante Artura GT4, altro modello che si va ad aggiungere alla line-up di Asher. Iniziamo col parlare di quella che è la struttura. Come tutti i volanti finora presentati di Asher, struttura totalmente in alluminio, anodizzato nero, nella parte frontale spazzolato. Guardate che bello! Molto bella come sempre la serigrafia nella parte frontale, in questo caso solamente la scritta McLaren. Per quanto riguarda tutto il profilo della piastra frontale c'è questa smussatura che dà sempre un effetto di rifinitura alta a questo genere di prodotti. Per quanto riguarda la piastra frontale parliamo di 5 mm. Infatti devo dire ragazzi, come sempre, ma mi stufo anche io a dirlo, è uno dei volanti che sotto le mani, quando andate a provare a fare movimenti di torsione, non lo sentite cedere da nessuna parte. Parliamo di un volante dal diametro di 30 cm e come sempre l'aspetto fondamentale secondo me per un volante è l'impugnatura. In questo caso riprende quella che è tutta la linea McLaren. Il tipo di gomma è la stessa utilizzata da Asher anche sugli altri volanti ed è lo stesso materiale che viene utilizzato anche nei rivestimenti in gomma dei volanti reali. Offre un grip davvero ottimo, ma soprattutto è l'ergonomia. Io aspetto che ho trovato sempre di un livello molto alto in Asher è proprio l'ergonomia. Naturalmente dovrete provare vari volanti e poi provarlo e capirete forse di più quello che sto dicendo, ma come ergonomia siamo proprio ai vertici della categoria dei volanti dal mio punto di vista. Arriviamo alla dotazione pulsanti. Ci sono 5 pulsanti, vi faccio sentire il rumore, premibili. Sempre per cercare di raccontarvi quello che è il feedback, c'è una prima parte un po' piena del pulsante fino a continuarlo a premere, probabilmente arrivati intorno ai 3-4 mm, c'è il feedback tattile. La cosa interessante di tutta la linea Asher è che tutti hanno una cover cap intercambiabile, ve ne vengono fornite di vario tipo. Le cover cap sono in plastica e sono tutte incise a laser per permettere la fuoriuscita dell'illuminazione RGB su tutti i pulsanti, che naturalmente sono configurabili tramite SIMAB. Andate a scegliere a cambiarli come volete. Naturalmente tramite la telemetria ce ne sono alcuni che sono già sincronizzati con tutti i giochi, per esempio quello dell'accensione. Quando siete su competizione e siete ai box e dovete accendere la macchina, inizierà a lampeggiare di rosso il pulsante dell'accensione, quindi nel caso andate a spostarli, andate a risettare quelle che sono le configurazioni. In questo caso nella parte centrale abbiamo questi encoder rotativi. Possono avere tantissime funzioni, ma ve le spiegherò poi durante il software. In questo caso abbiamo delle cover cap anodizzate rosse e blu. Approfitto dell'occasione per mostrarvi anche un accessorio molto interessante che si può acquistare per tutti i volanti Asher e sono delle cover cap anodizzate in diversi colori, ma personalmente ve ne parlerò in maniera più specifica quando vi parlerò dell'Asher Artura Pro
USB e già vi anticipo che sceglierò la colorazione oro. Nero e oro è la mia colorazione in assoluto preferita. Questo kit va a estendere quelle che sono le personalizzazioni del mondo Asher. Naturalmente per i pulsanti vengono forniti anche degli adesivi che potete andare a mettere. Personalmente non li monto mai perché sono bellissimi i pulsanti retroilluminati così, e secondo me vanno a rovinare un pochino quello che è la linea di questo volante. Ma naturalmente per chi vuole può andarlo a personalizzare anche con quelli. Faccio un piccolo appunto. Questo volante viene venduto allo stesso prezzo dell'Artura Sport, perché effettivamente il numero di pulsanti è lo stesso. In questo caso con la versione GT avete i rotari centrali, che sono anche poi tra l'altro programmabili, ho detto ve lo spiegherò dopo. In questo caso non ci sono funky switch, cosa che invece nella versione Sport, anziché avere questi, avete i due funky switch, ma il prezzo è pressoché lo stesso, 799 euro. Però per la versione GT4 è possibile averlo solo nella versione USB. Come ho detto, la colorazione RGB è impostabile tramite CMAB e per quanto riguarda anche altre configurazioni c'è il nuovo applicativo Asher, ma ho fatto un video per voi. Eccoci al programma di configurazione di Asher e vedete subito riconosce Asher Racing Artura GT4. Clicchiamo sulla rondella. Nella prima schermata in realtà possiamo andare a configurare le frizioni, in questo caso non le abbiamo. Andiamo subito alla sezione che ci interessa, quella che va a configurare i due encoder. Possiamo scegliere la funzione permanent, significa che ogni volta che sposteremo l'encoder lui andrà a premere un pulsante e lo terrà premuto in continuo. Pulsed invece andrà a dare soltanto per qualche millisecondo un impulso di segnale e sceglierete l'intensità con questo slider qui sotto. Encoder sono invece pulsante 1 e pulsante 2 a secondo che girate a destra o a sinistra. Molto interessanti le funzioni bottone 3 e bottone 9. Andiamo a vedere qui il bottone 3 e il bottone 9, eccoci qua. Il 3 e il 9 sono questi, significa che tenendo premuto questo pulsante avremo altre funzioni quando andiamo a ruotare i vari encoder. Anche premendo quest'altro avremo altre funzioni. Premendo quest'altro avremo altrettante funzioni. E quindi si vanno a moltiplicare quelle che sono le possibilità e il numero di funzioni che possiamo attivare sul volante. Stessa cosa possiamo fare con i pulsanti 4 e 10. C'è poi anche la funzionalità in cui andiamo ad impostare un encoder principale impostando con il pulsante 1 ABS e qua abbiamo ABS 1, 2, 3 oppure pulsante 2 Traction Control 2, 1. Anche con questo sistema si vanno a moltiplicare quelle che sono le possibilità di funzioni che hanno questi encoder. Nella seconda schermata c'è la mappatura di come sono impostati i pulsanti. Nell'ultima schermata abbiamo la possibilità di andare a verificare il firmware, il seriale del volante. C'è anche una piccola wiki che vi va a spiegare come fare la calibrazione delle frizioni, andare a fare il reset di fabbrica, aggiornare il firmware, eccetera, eccetera. Passerei adesso a CMAB. Eccoci in CMAB. Naturalmente la prima cosa, andate su Device. Nel caso non l'abbiate, andate ad aggiungere il volante. In questo caso abbiamo l'Artura GT4. Una volta cliccato ci si apre questa schermata. Abbiamo come sempre la possibilità di andare a diminuire l'intensità di illuminazione dei pulsanti fino a totalmente a spegnerli, proprio per come sono fatti personalmente anche al massimo. Non danno per niente fastidio, ma sono davvero molto belli. Nella parte qui sotto possiamo andare a configurare la colorazione statica del volante. Nella parte qui sotto avremo già un profilo selezionato che è quello che fa fare questi giochi di colori a tutti i pulsanti e che in realtà già è implementato con la telemetria. Naturalmente andando su Edit potete andare a modificare il suo funzionamento. Naturalmente come configurazione c'è la possibilità di attivare determinate illuminazioni sempre oppure solamente quando siete in gioco. Nella seconda scheda andare a configurare dei pulsanti che magari vi possono essere utili per modificare l'illuminazione, dei preset diversi di colorazione nel caso li abbiate, ma riguardano diciamo la personalizzazione estetica dell'illuminazione. Penso quindi di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati. Tutta la back cover in alluminio.
anche in questo caso anodizzato nero. Troviamo sempre presente questa rifinitura nella parte degli angoli che dà un bel effetto anche sotto l'aspetto visivo. Questo genere di materiali danno effettivamente una robustezza al prodotto di altissimo livello. Naturalmente questo incide un pochino sul peso, non è tra i volanti più leggeri, ma con basi dai 15 Nm in su personalmente non lo trovo un problema, anzi aiutano quello che io chiamo un dumping meccanico. Preferisco sempre, in ogni cosa, più che agire con il software, fare delle piccole modifiche a livello meccanico, e utilizzando un volante un pochino più pesante si può diminuire quello che via software è il dumping sulla base. Arriverei a parlare a quello che per me è il fiore all'occhiello di tutti i volanti di Asher, ed è il cambio. È sempre il Gen 6 già visto sul modello Sport, Pro e Ultimate. Feedback molto deciso, insonorizzato con dei pad in gomma. Per quanto riguarda l'elettronica abbiamo dei sensori di Hall e, come ho già detto più volte, molto interessante il fatto che nel reale si sta cominciando a sostituire il micro switch, i famosi Omron, con dei sensori di Hall, e il primo spunto sono state proprio queste prime collaborazioni che ci sono stati tra i brand di sim racing e il mondo reale. Per quanto riguarda la struttura, tutta totalmente in alluminio. Aspetto molto particolare del Gen 6 è che sulla parte del perno ci sono due nottolini che permettono di andare a stringere, a comprimere il perno e togliere totalmente qualsiasi tipo di gioco. Naturalmente dove ci sono di solito dei giunti rotanti ci sono anche delle boccole, e queste con il tempo, con i tanti anni, con il tanto utilizzo, possono magari iniziare a consumarsi e quindi fare un pochino di gioco. Naturalmente, ragazzi, parlo sempre di molti anni e molto utilizzo. Con questo sistema potrete sempre andarvelo a regolare e averlo sempre compatto, ragazzi. Non ha giochi, flessioni. Anche la parte del paddle in questo caso è in alluminio da 4 mm, dove lo premete, non ha gioco, vi dà un senso di robustezza ai livelli più alti di quello che può fare un cambio. Tengo a sottolineare che chi vorrà potrà montare anche il doppio paddle shifter e magari anche le frizioni. In questo caso sono coperte tramite questa cover in plastica. Copertura molto semplice, in questo caso veramente senza troppi fronzoli. Nella parte qui sotto abbiamo il connettore 4 poli per la connessione USB, sempre il cavo di altissima qualità scelto da Asher, e anche in questo caso molta parte spiralata che consente di montarlo, fargli fare un giro intorno al mozzo e avere sempre la giusta mobilità nelle fasi di manovra. Per quanto riguarda la possibilità di montaggio, ci sono 3 fori passanti e hanno un interasse da 50 mm. Per montare il Quick Release SynCube ho tolto la parte a rosa che lo porta a 70 mm, e in questo caso dovrete andare a smontare la parte frontale del volante e andarci a lavorare da dietro. È l'unico modo. Un montaggio dal mio punto di vista un pochino laborioso. Io ho chiesto questa cosa anche ai ragazzi di Asher e mi hanno specificato che per poter montare questi 2 encoder non è stato possibile mettere gli altri 3 fori prefilettati come ci sono negli altri modelli. In realtà niente di trascendentale. Nel canale ho già messo la guida in cui faccio vedere come si smonta. Naturalmente richiede un pochino di lavoro in più, ma non è troppo complicato. Arriverei quindi alle conclusioni finali. L'aspetto che sempre più mi colpisce di questi volanti, quando poi naturalmente ne cambio per le varie recensioni, è l'ergonomia. E per quanto riguarda il volante GT4 naturalmente rimane la stessa di tutta la line-up McLaren, che porta con sé un diametro da 30 cm, personalmente il più comodo nella maggior parte degli utilizzi. Io non sono più abituato a guidare con volanti un pochino più piccoli e trovo veramente comodo questo genere di diametro, unito a un'ergonomia, a un posizionamento dell'elettronica davvero ben studiata. Naturalmente vi sembrerà di guidare con questo volante praticamente da sempre. Feeling dei pulsanti tra i più belli dal mio punto di vista, sempre pieni, vi dà proprio un senso di corposità quando li andate a premere. Stessa cosa anche per quanto riguarda i rotari. Cambio, ragazzi, ai massimi livelli. Ergonomia, anche in quel caso tra le più comode che ho mai provato. Naturalmente in fase decisionale dovete andare a capire soltanto se la quantità di pulsanti possono coprire le vostre esigenze. Come ho detto, questo volante parte dallo stesso prezzo dell'Artura Sport. L'unica cosa, dovrete decidere se
preferite questo genere di encoder che moltiplicano le loro possibilità di funzionamento tramite il loro software e quindi possono aumentare di tantissimo quelle che sono le funzionalità, oppure andare di modello sport perché magari preferite il doppio funky switch. Ma come sempre la decisione rimane a voi. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualche aspetto che ho tralasciato e che vorrete io approfondisca. Naturalmente cercherò di rispondere a tutti, e poi anche perché è il modo migliore per supportare il canale: commentare, salutarmi, mettere un bel like al video, iscrivervi al canale, in modo che ci vediamo la prossima volta. Ciao!